Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di ottobre 2022. Il mago. Sagittario, periodo di nuovi inizi. La carta del mago è una carta che ci ricorda di fare un'azione concreta per realizzare la propria realtà. È una carta molto collegata con la legge di attrazione, con la legge di manifestazione, quindi parla proprio di trovare, diciamo, un assetto mentale corretto perché avete tutti gli strumenti e le potenzialità nelle vostre mani per creare il tipo di realtà che voi volete. Andiamo a vedere con i Ching dell'amore che cosa vi dicono. Il gioco dell'amore, carta numero 35. È interessante perché fa vedere due coppie che ballano, quindi flirt, però il pavimento è fatto a scacchiera, quindi chi ha orecchie intenda. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono più nello specifico. Io intanto vi ricordo che le previsioni sono comunque fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi, poi in descrizione, aprendo la tendina del video qui sotto, trova la mia email. Anche per quello che riguarda le stese dell'amore ho cambiato la lettura, quindi non userò i mini tarocchi, però ecco, diciamo che si ridurrà lo spazio dedicato alla lettura generale, ma ho aumentato lo spazio dedicato ai single e alle relazioni di coppia. Quindi metterò un pochino di più l'accento su quello che sono veramente le relazioni d'amore, intese come amore, mentre diciamo la parte affettiva l'ho un po' più ridotta. Ecco, la parte delle relazioni in generale che per me riguardano famiglie, figli, amici, un po' tutto, anche i collaboratori, magari il gruppo di persone insomma che vi circonda, diciamo così. Allora, abbiamo un 10 di spade, la carta dell'eremita, un 7 di coppe al contrario, un 5 di coppe, un re di coppe. Andiamo a vedere che altro. Perché il 10 di spade qui avete un 10, qui avete un 1, perché il mago comunque è una carta, un arcano numero 1. Quindi qui per qualcuno si è concluso un ciclo e difatti comunque abbiamo anche la carta delle... Guardate, sento che per qualcuno si tratta proprio di una conclusione di studi, perché abbiamo la carta dell'eremita che è la carta del ricercatore, ma è anche la carta dell'iniziazione. Quindi, e poi oltretutto in questo mazzo è anche rappresentato come eh, una persona che ha, cioè, ha dei libri dietro, no? È una ricerca più da un punto di vista culturale qui forse. Però comunque è una ricerca interiore, è un momento che ci si prende lontano da tutti probabilmente. Magari non è una lontananza fisica, è solo una lontananza mentale o emotiva, però è un momento dove ci si fa un po' il punto della situazione, diciamo così. Questo perché avendo questo set di coppe al contrario, sento che molte persone non hanno ben chiaro quale sia il prossimo passo da fare, probabilmente proprio nell'amore o potrebbe anche essere in qualche tipo di situazione familiare, se vogliamo. Il 5 di coppe infatti ci dice che c'è una sorta di tristezza, una sofferenza, ma infatti la vediamo anche qui con questo 10 di spade, ok? Si è persa un'occasione. Il 5 di coppe normalmente è un rammarico, un pentimento per aver lasciato andare qualcuno o qualcosa. Abbiamo poi però un re di coppe, ragazzi. Quindi c'è una persona che entra nella vostra vita. Probabilmente entra per farvi un'offerta, per farvi una proposta, per
fare una comunicazione, per portare un messaggio, o può anche semplicemente essere che entrerete in contatto con una persona con la quale magari fate una chiacchiera e vi rendete conto di una verità che prima non avevate visto. Abbiamo la carta del giudizio. La carta del giudizio è la carta del risveglio spirituale, è la carta della rinascita. Abbiamo un mago, è un arcano numero 1. Si va verso quello che è un nuovo inizio, si lascia indietro questo 5 di coppe che potrebbe rappresentare appunto quello che è una tristezza. Fate attenzione perché quando c'è il 5 di coppe, innanzitutto è una carta con un'energia stagnante, è un'energia ferma. Adesso in questo mazzo è rappresentata in piedi, però normalmente, no, anche negli altri mazzi è rappresentata in piedi. Però è un'energia di lutto fondamentalmente, di perdita a livello emotivo, c'è una sofferenza, c'è una sorta di dolore. Può essere per questo ciclo che si è chiuso, o semplicemente capita alle volte con questo 5 di coppe che ci si, come vi posso dire, incastri un po' in un ruolo, in una dinamica che è un po' quella di vittima, che non è molto sana perché tende a portare giù le energie, quindi a farvi ristagnare ancora di più. Quindi se sentite che in questo periodo avete un po' di tendenze sul depresso andante, ecco, magari aiutatevi cambiando il chip, magari aumentando le vibrazioni, mettendo della musica, andando a fare una passeggiata, ballando, togliendovi uno sfizio, un capriccio. Però ecco, cercate di non farvi trascinare poi giù da questa situazione. Ok, il giudizio può anche fare riferimento a qualche cosa che potrebbe ritornare dal passato o comunque diciamo che potrebbe essere quella che porta il fante di coppe una notizia inerente a una situazione passata magari. Andiamo a vedere per i single. Sì, perché non sento che sia molto una situazione a livello familiare, cioè sì, per qualcuno risuona anche così, potrebbe essere che arrivi una proposta da parte di un padre, di un maestro, dopo un vostro periodo di allontanamento. Andiamo a vedere per i single. Abbiamo un asso di spade al contrario, un cavaliere di spade al contrario, un 9 di coppe, un 3 di coppe, la ruota della fortuna al contrario. Guardate ragazzi, qui sento che questo 10 di spade è fortemente collegato con l'asso di spade al contrario, perché sento che qui o è venuta fuori una verità che a voi è rimasta, diciamo, sullo stomaco, che vi ha creato questa sofferenza, perché l'asso di spade è quello, è la verità che viene a galla, oppure qui si tratta di una sorta di confusione mentale che vi rende sofferenti. C'è qualcosa che non capite e avendo l'energia del cavaliere di spade al contrario, sento che se c'è una persona in questo momento nella vostra vita che potrebbe più o meno interessarvi, è una persona che non vi dà molte attenzioni. C'è un po' la tendenza da parte vostra con questo 5 di coppe e il 9 di coppe. Guardate, in questo mazzo parla un po' di eccessi, quindi fate attenzione perché quando c'è la tristezza si tende a affogare il dolore nell'alcol, ecco, fate attenzione agli eccessi, mi sento di dire questo in questo periodo. Ehm, Qui sento che per molti single la questione è che c'è sempre una sorta di dinamica dentro la quale vi infilate e che non è mai una dinamica pulita, perché comunque c'è un 3 di coppe. Probabilmente avete la tendenza ad attirare persone che sono già in un'altra relazione. O magari siete voi che siete già in un'altra relazione e tendete semplicemente, no, se siete single no, come non detto. Attirate persone che probabilmente sono occupate o che non son presenti al 100% per voi comunque. Ma sento che è un qualche cosa che probabilmente dovete imparare a gestire a livello karmico, perché qui c'è una ruota della fortuna e un 6 di denari.
Si tratta di dare il giusto equilibrio al tipo di realtà che voi volete creare. Quando c'è il 6 di pentacoli è perché esprime sempre il fatto di dare di più rispetto a quello che si riceve, ok? Ma alla fine ci si risveglia, c'è il giudizio, c'è quello che è il compimento con il 10 di pentacoli, c'è quello che è anche una carta di appagamento, una carta di unione, cioè alla fine della stessa in realtà la sento molto positiva, sia quella sopra che quella sotto. C'è come un'evoluzione, un'accelerazione, diciamo così, probabilmente proprio perché state facendo leva su quello che è la legge di manifestazione piuttosto che quello che è il lavoro di ricerca delle verità interiori di cui ci parla l'eremita. Sento che se avete tendenze così a cercare dei palliativi, quando vivete un vuoto d'amore o un vuoto del cuore comunque, potrebbe esservi molto utile andare a fare delle passeggiate, andare proprio in mezzo ai boschi, abbracciare gli alberi, ehm, creare quel contatto con la terra, mi verrebbe da dire, ok? Allora, per i single vi dirò, è vero, c'è questo cavaliere di spade che va e viene, che non si capisce bene da che parte stia, però vi dico che avendo anche questo re di coppe potrebbe essere che incontriate una nuova persona, perché è vero, è girata al contrario la carta della ruota della fortuna, però c'è nella lettura, quindi si sta per iniziare, si sta andando verso quello che è questo cambio di ciclo e potrebbe essere proprio grazie a questo re di coppe. E fate attenzione perché, guardate, mi dispiace dirlo, sembra una presa in giro, però quando c'è un re in una lettura può essere che sia una persona sposata. Quindi se riprende la vostra dinamica di cui parlavamo prima, ecco, magari o date veramente l'indispensabile per creare una sorta di equilibrio, o se no non vi infilate proprio in questa relazione perché se volete creare una relazione stabile, questo genere di persone non ve la può dare in quanto ha già una propria realtà. Non è così per tutti, eh. Normalmente quando c'è un re parla di una persona di una certa età, di una certa maturità e qui si parla di una maturità emotiva ed è per quello che poi si va verso quello che è un 6 di pentacoli e un 10 di pentacoli, un equilibrio e un appagamento, la chiusura di un ciclo. Qui si iniziava con un 10 e si finisce con un 10. Sicuramente se non è questo 10 di pentacoli, se non rappresenta per voi l'unione con una persona in particolare che magari avete già in testa, può semplicemente essere che arriverete comunque ad un periodo di soddisfazione personale. Magari non avete la relazione che volete voi, la persona che volete voi, ma vi sento bene a livello emotivo a metà mese. Cioè vi sento appagati, anche perché secondo me ci sarà un incremento a livello monetario, a livello sì, ci sarà perché avete ruota della fortuna, 6 di denari e 10 di denari, quindi può essere che ci sia una persona che vi venga incontro, che vi dia una mano, che vi faccia una comunicazione. Comunque c'è la carta del giudizio alla fine della prima linea, si parla di un risveglio, di un nuovo inizio. E qui abbiamo il mago. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Il tipo di relazione in realtà non importa, quindi sia che abbiate una relazione, diciamo, di tipo stabile, piuttosto che clandestina, piuttosto che a distanza, ok? Perché è sempre una relazione, guarda i movimenti energetici della relazione. Allora, cominciamo con un matto. Abbiamo la giustizia, la regina di spade, l'imperatore, un 4 di pentacoli, la carta della luna, e poi guardate qua, 2 di coppe, regina di denari e 4 di bastoni. Wow. Ok. Mm, nuovi inizi, mago, matto. Si parte, c'è qualcosa che nasce, c'è un impulso, c'è un nuovo modo di gestire le cose, c'è un nuovo equilibrio. Quando c'è la giustizia arriva sempre la giustizia divina, c'è un periodo di iniziazione, ok? All'interno della relazione proprio. La giustizia divina quando arriva, arriva anche per tagliare, vi ricordo che anche qui c'era il 10 di spade, qualche cosa che non vi serve più, proprio per riportare in equilibrio i piatti della bilancia.
Diciamo che vi sento molto determinati in quello che è il creare la vostra zona di comfort, la vostra stabilità. Per qualcuno fa proprio riferimento ad una casa. Sento che molte persone vorrebbero, diciamo, avere qualche dote in più con i conti, con i numeri, con i calcoli, perché comunque abbiamo una regina di spade, è una persona che programma, che gestisce, che organizza, tutto appunto per creare una stabilità che è quella dell'imperatore. Guardate, l'imperatore fa anche riferimento a una figura paterna, quindi ehm, può essere che ci sia bisogno, diciamo così, di creare un ordine e una struttura all'interno della relazione, proprio per ritrovare o per creare un equilibrio, perché comunque il matto è la prima carta dei tarocchi, è l'impulso, quindi è energia allo stato puro e qui c'è bisogno probabilmente di ordinare un po' questa energia. C'è anche un 4 di pentacoli, quindi qui c'è qualche tipo di probabilmente concretezza alla quale voi vi state attaccando. Sono 2 4, l'imperatore è un arcano numero 4 e qui abbiamo un 4 di pentacoli. Qui abbiamo anche un altro 4 che è un 4 di bastoni. Potrebbe fortemente far riferimento a una casa per molti di voi. Se siete già comunque in una relazione stabile, può far riferimento al comprare una casa. Stavo guardando se era più comprare o vendere una casa. Suppongo che sia comprare. O comunque se non è il comprare la casa, è il prendere una casa per andare a vivere insieme. C'è avete due carte di contratti, quindi secondo me è proprio una vendita, un acquisto. Cioè, è un contratto di quel genere lì, ma potrebbe anche essere un contratto d'affitto, poi ognuno lo applica alla propria realtà. C'è un cavaliere di bastoni a fine lettura e qua fondamentalmente vi dicono di avere anche fiducia in voi stessi. Avete la carta del mago, colui che manifesta, l'alchimista, ok? Ha poteri di manifestazione, ma dovete fare un'azione. Occhio, perché alla fine c'è la luna, quindi qui parla di proiezioni, di qualche cosa che magari non si vede, o magari potrebbe anche solo parlare di qualche sentimento di nostalgia che ritorna, diciamo così, a galla. Per qualcuno si fa riferimento al passato perché abbiamo sia il giudizio che la carta della luna, ok? Quindi qui è come ritrovare la bellezza dei vecchi tempi, la pace dei vecchi tempi, l'abbondanza dei vecchi tempi, mi viene da dire. 4 di bastoni molte volte fa riferimento a quello che è un contratto tra anime, un'abbondanza stavo dicendo, è una festa e molte volte parla anche di matrimonio, è di nuovo un numero 4, quindi una casa. Avete il single, la ruota del karma, la lettura generale, diciamo, la carta del giudizio, la carta della giustizia e qui avete un 4 di bastoni e un 2 di coppe. Per qualcuno può risuonare come una relazione di contratto di anime. Non voglio dire anime gemelle perché potrebbe, però comunque la ruota del karma qua è girata al contrario, quindi sarebbero anime karmiche, ma non ho energie così brutte da dire anime karmiche. Forse ecco, è un po' più i single perché hanno questa persona ancora secondo me in testa che va e che viene, che non c'è, o non lo so, mi dicono che siete abituati a farvi trattare male. Non so, mi è arrivata questa cosa, non so per quanti possa risuonare. Scrivetemelo poi nei commenti. Anzi, scrivetemi come trovate la lettura, perché alla fine ho solo tolto, diciamo, spazio alla prima parte, che era la parte un po' più generale, e ho aggiunto carte per, diciamo, la zona single e la zona in relazione. E mi piacerebbe sapere appunto se vi arrivano più informazioni, se comunque anche così la trovate completa e meno dettagliata e meno precisa perché non spiego le carte della prima linea, però diciamo che spiego meglio altre cose, ecco. Ok. Qui abbiamo una ragazza che sta parlando al telefono e parlano di tempo con gli amici, parlano di stare bene da soli, single, e qui ho la carta dell'eremita che esprime quel tipo di energia.
parla di divertimento e di viversi il momento fondamentalmente. Ok, andiamo a vedere un messaggio da parte dell'universo. Ecco, questa carta la sento molto qua, la sento molto qua e anche un po' qui, perché effettivamente i fanti di coppe sono quelle energie frizzantine, sempre entusiaste, gioiose, giocose. Anche diciamo, il segno dei bastoni, non seme, come si chiama? L'elemento del fuoco. È un elemento che parla di movimento, di gioco, di vivacità. Mm? Ok, un'ultima carta per gli amici del Sagittario. Ok, bellissima carta. Questa carta vi dice di lasciare indietro la paura perché il vostro atteggiamento, la vostra attitudine accende il mondo. Poi abbiamo non c'è niente di più sexy che la mia autentica verità, cioè del mio essere autentico. Poi abbiamo eh, quando, come si dice lì? Diciamo, vedo le cose attraverso l'amore, sono salvo. Quando ve lo cerco perché mi sfugge la parola. Sì, diciamo che la traduzione è un po' più, come vi posso dire, eh, comprensibile, ecco, e di lasciarsi trasportare dall'amore, ok? Cioè, nel senso che il sentimento dell'amore trasporta, vi porta in qualche tipo di direzione, nel senso che è guidato dall'universo, eh? Ecco, appunto, quando io sono allineato, sono in allineamento con l'amore dell'universo, la pace non può essere distrutta. Quindi si tratta di una pace interiore. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Se la lettura vi è piaciuta potete mettere un like, se volete supportare il canale potete iscrivervi, commentare, condividere o fare una donazione. A me tutto aiuta. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!